Buongiorno ragazzi, amici, eccoci qua per delle nuove video lezioni. Questa volta parleremo di Eraclito, un altro importantissimo filosofo tra i presofisti. Abbiamo la nostra mascotte, la nostra gattona, aia, non mordere, la nostra gattona Sophie, che ci augura buona fortuna. Le piace essere coccolata e dondolata, vero? Ti piace essere dondolata, Sophie? Eh? Ehm, Penso che se ne voglia andare perché mi sta mordendo. Aia, è scalciando. Non mordere. Allora la lasciamo andare. Saluta i nostri videoascoltatori. Sofì, saluta i nostri... Beh, vabbè. La lasciamo andare, le facciamo fare un bel salto e iniziamo a parlare. Iniziamo a parlare quindi di Eraclito. Eraclito, un altro filosofo presofista, anche lui, attenzione, viene dalla Ionia. Quindi abbiamo visto prima tre filosofi ionici, Talete, Anassimandro e Nessimene, poi ci siamo spostati, no? In Italia, nella Magna Grecia, per vedere una filosofia di ambiente dorico, quella dei pitagorici, comunque una filosofia italica, e adesso torniamo in Ionia. Eraclito a volte viene pronunciato anche come Eraclito, non è sbagliato, anzi forse si dovrebbe proprio pronunciare Eraclito, perché noi generalmente pronunciamo i nomi greci secondo un accento latino e in latino si dice Heraclitus, cioè quella I in latino è lunga, quindi sarebbe più corretto pronunciarlo Eraclito, però l'uso ci spinge a pronunciarlo come Eraclito, perché questa, diciamo, è la forma più comune. Ci sono tanti altri casi, per esempio anche Cleopatra. In teoria dovrebbe essere chiamata Cleopatra secondo l'accento latino, ma insomma chi lo fa? Quasi nessuno. E quindi Eraclito è nativo di Efeso, in Ionia, una città come Mileto, una città della Ionia che però attenzione aveva una derivazione da Atene perché Efeso è una colonia ionica fondata dagli ateniesi. Eraclito vi nacque, non sappiamo esattamente quando perché le notizie sulla vita di Eraclito sono davvero pochissime, scarsissime, molto spesso poco attendibili. Secondo una tradizione, che è quella più accreditata, Eraclito sarebbe nato a Efeso nel 540 a.C. circa e vi sarebbe morto nel 400, scusate, nel 480 a.C. Quindi sarebbe vissuto circa 60 anni. Questo è particolarmente importante perché se è vero che Eraclito nasce nel 540 circa e muore nel 480 a.C. circa, Eraclito sarebbe più o meno coetaneo di Parmenide e quindi potrebbe passare la tesi che anch'io sostengo, secondo la quale Eraclito viene prima di Parmenide, cioè Eraclito non avrebbe conosciuto Parmenide, mentre Parmenide avrebbe conosciuto l'opera di Eraclito. E quindi sarebbe corretta quella collocazione convenzionale nella storia dei presofisti che fa di Eraclito, che mette Eraclito dopo Pitagora, però prima di Parmenide. Il problema è importante, cioè il problema è stabilire se Eraclito abbia conosciuto Parmenide, se Parmenide abbia conosciuto Eraclito, cioè quale dei due viene prima, non necessariamente da un punto di vista biografico, capite? Ma quale dei due viene prima, diffonde prima la sua dottrina e magari influenza l'altro. Con questa datazione noi possiamo pensare che Eraclito non conosca Parmenide, ma che Parmenide conosca Eraclito. Infatti Eraclito non cita mai Parmenide, cita invece altri pensatori, tra cui ad esempio Pitagora, ok, li cita per criticarli, però comunque li menziona nei suoi frammenti, ora vedremo, mentre invece non menziona Parmenide. Voi direte, ma anche Parmenide nel suo poema sulla natura non parla di Eraclito, non cita Eraclito, è vero,
Però nel poema sulla natura di Parmenide vi sono delle osservazioni, vi sono delle parole, delle osservazioni che chiaramente fanno riferimento alla filosofia di Eraclito. Quindi noi possiamo supporre che Parmenide senz'altro conosca Eraclito, anche se non lo menziona, perché, mm, perché il suo poema filosofico fa riferimento alle dottrine di Eraclito, scusate, pur senza nominarlo. E invece Eraclito, forse se avesse conosciuto Parmenide, se avesse conosciuto Parmenide, l'avrebbe menzionato, come menziona altri pensatori, altri intellettuali dell'epoca. Quindi l'idea prevalente è che Eraclito sia venuto prima di Parmenide, nel senso che Eraclito non conosceva l'opera di Parmenide, ma Parmenide invece conosceva e sarebbe stato influenzato dall'opera di Eraclito. Abbiamo però un'altra datazione. Secondo un'altra tradizione, Eraclito sarebbe stato molto più giovane, molto più recente, sarebbe nato nel 500 a.C. e sarebbe morto nel 440 a.C. Sempre 60 anni vive, ma sarebbe nato e morto 40 anni dopo, capite? Questo cambia proprio le carte in tavola. Eraclito non sarebbe un filosofo della fine del VI secolo, inizio V secolo, sarebbe un filosofo del pieno V secolo, e quindi questo vorrebbe dire ovviamente che Eraclito viene dopo Parmenide. Cioè, al contrario di quello che abbiamo detto prima, questa tesi, per quanto minoritaria, per quanto meno accreditata, suppone che non sia vero quello che vi ho detto prima, cioè quello che vi ho detto che riguarda la prima tesi, cioè che la filosofia di Parmenide sarebbe stata influenzata da quella di Eraclito, ma al contrario sarebbe stato Eraclito essere influenzato dalla filosofia di Parmenide. Questa seconda tesi ha una minore credibilità, però è anche vero che negli ultimi tempi sono aumentati gli studiosi che sostengono questo. Forse non sapremo mai qual è la verità, però guardate, io vi dico la mia opinione. Dal mio punto di vista, la filosofia di Parmenide mi sembra un'estremizzazione di quella di Eraclito. Cioè, a me sembra che Parmenide abbia presente la filosofia di Eraclito e la estremizzi, o meglio, comunque la sistematizzi meglio, la precisi, insomma, che la filosofia di Parmenide sia fondamentalmente un approfondimento, una precisazione della filosofia di Eraclito, un approfondimento e una sorta di estremizzazione, di sistematizzazione della filosofia di Eraclito. Parmenide avrebbe preso il pensiero di Eraclito, l'avrebbe portato alle sue estreme conseguenze. Questa è la mia visione delle cose. Voi mi direte, ma questo implica che la filosofia di Eraclito e quella di Parmenide siano simili? Sì, secondo me sono molto simili, ma forse voi avete sentito parlare del fatto che invece sarebbero proprio il contraltare l'uno dell'altro, che la filosofia di Eraclito e quella di Parmenide sarebbero gli opposti. Eraclito sarebbe il filosofo, no? Del flusso perpetuo, del divenire, no? Il divenire. Molti conoscono Eraclito come il filosofo del divenire, cioè colui che avrebbe detto che tutto scorre, che tutto diviene, che tutto si trasforma in qualcosa d'altro senza che non resti al fondo nulla di stabile, che tutto si trasformi in qualcosa di completamente diverso continuamente senza che al fondo vi sia nulla che permanga. Questo è assolutamente falso. La visione di Eraclito come il filosofo del tutto scorre, niente rimane, d'accordo? Tutto scorre, niente rimane, è una visione assolutamente falsa della filosofia di Eraclito, una visione della filosofia di Eraclito che si è sviluppata successivamente. Riprenderemo meglio dopo il problema. Eraclito non è il filosofo del tutto scorre, Eraclito è il filosofo dell'unità
dell'unità dei contrari, dell'unità degli opposti, e quest'idea che esista un'unità di fondo nonostante il divenire sarà poi portata alle estreme conseguenze dalla filosofia di Parmenide. Vedremo, a differenza di quello che si pensa, non è vero che Eraclito è il filosofo del divenire nel senso che tutto diviene senza che nulla resti stabile, mentre Parmenide sarebbe il filosofo dell'essere, nel senso dell'essere fermo, immobile, che non è soggetto a nessun tipo di mutamento. Parmenide sarebbe invece il filosofo che nega il divenire di Eraclito. Questa è una totale falsificazione della storia della filosofia. Lo so che questa falsificazione risale a Platone e Aristotele, ma è tuttavia è una falsificazione. Platone o Aristotele, volenti o nolenti, che abbiano sbagliato, che l'abbiano fatto apposta, volontariamente, volutamente, hanno falsificato il significato della filosofia di Eraclito. Poi vi dimostrerò perché è così. Comunque il rapporto tra Eraclito e Parmenide è fondamentale. Eraclito va studiato sicuramente insieme a Parmenide. Abbiamo poche notizie sulla vita di Eraclito. Eraclito sarebbe stato, dicono tutte le fonti, un carattere altero, superbo, asociale, uno che odiava tutti, insomma, uno con cui non era facile, con cui non era facile trattare. Insomma, un po' noi diremmo oggi uno snob, uno che pensava di essere migliore degli altri, che disprezzava quasi tutta l'umanità, sostenendo che gli uomini fossero quasi tutti ignoranti, incapaci di capire la verità, insomma, e quindi sarebbe stato anche un pensatore isolato, avrebbe avuto forse pochi discepoli, sicuramente un numero limitato di discepoli, ma non avrebbe certo fondato una scuola come nel caso di Taleti a Mileto. Comunque non ci sarebbe stato un rapporto stretto di maestro-allievo come nel caso di Talete, Anassimandro, Anassimene. Eraclito quindi come un pensatore isolato. Questo non vuol dire però che Eraclito sia stato un autodidatta, ok? Perché Eraclito comunque conosceva la filosofia di altri, abbiamo visto in particolare di Pitagora, che viene citato più volte nei suoi frammenti. Un amico uno, però Eraclito ce l'aveva. Eraclito era un aristocratico, era di una famiglia dell'aristocrazia importante di Efeso, ma come vedremo non si tratta solo dell'aristocratico che disprezza il volgo rozzo e ignorante, perché lui disprezzava tutti, anche quelli che appartenevano alla sua stessa classe aristocratica. Disprezzava il governo aristocratico di Efeso, d'accordo? Quindi ce l'aveva un po' con tutti, anche con quelli della sua classe sociale. Un amico però ce l'aveva, una persona di cui aveva stima, una delle pochissime, sicuramente Ermodoro. Ma Ermodoro fu cacciato, fu esiliato dagli Efesi o dagli Efesini, preferisco dire Efesi, e quindi Eraclito si arrabbiò moltissimo, esiliarono, cacciarono il suo migliore amico. Eraclito decise addirittura di non vedere più nessuno, di ritirarsi in contemplazione e in solitudine. Chiuse se stesso nel tempio di Artemide, andò a vivere in una cella nel tempio di Artemide senza voler vedere nessuno. Lui scrisse un discorso che spesso veniva chiamato anche discorso sacro, a cui successivamente verrà dato il titolo di Perifusios. Vi ho detto un'altra volta che insomma molti scritti di questi presofisti vengono chiamati in questo modo, no? Ricordate Perifusos, l'ho già spiegato, sulla natura, intorno alla natura, Perifusios. Ok, intorno sulla natura. Fate attenzione come scrive Eraclito perché è molto importante. Eraclito
disprezza tutti, allora forse volutamente scrive in maniera da non essere capito, perché non vuole forse essere capito dal volgo, vuole probabilmente che solo pochi sapienti alla sua altezza riescano a comprendere quello che lui dice, quindi scrive in maniera volutamente oscura. Sarà infatti chiamato Eraclito l'Oscuro, Hoscoteinos, sarà proprio un suo soprannome, Eraclito l'Oscuro, nel senso L apostrofo oscuro, Eraclito l'Oscuro. E scrive per aforismi. Sapete che cosa sono gli aforismi? Sono delle frasi brevi staccate l'una dall'altra. Quindi uno scrive un saggio dall'inizio alla fine con un discorso complesso che parte da premessi o arriva a delle conseguenze, eccetera. No, lui scrive aforismi, scrive delle frasi staccate l'una dall'altra, delle frasi che suonano icastiche, che suonano proprio come delle sentenze, come degli oracoli. Ecco, lui presenta il suo sapere come un sapere sacro, come un sapere religioso, come un sapere oracolare. Sapete che le sentenze, i detti degli oracoli spesso erano ambigui, spesso erano incomprensibili, dovevano essere interpretati. La stessa cosa vale per gli aforismi di Eraclito. Abbiamo degli aforismi, quindi vedete la difficoltà di comprensione. Abbiamo degli aforismi che sono chiari, altri aforismi che sono ambigui, enigmatici e di cui non capiamo il significato. Ma lui voleva scrivere così, un sapere oracolare, un sapere volutamente ambiguo, un sapere che deve essere interpretato e quindi forse lo faceva apposta proprio per spingere ad una lettura lenta, ad una lettura ripetuta, ad una lettura che dovesse essere una vera e propria interpretazione, un rimuginare continuamente su uno o sull'altro degli aforismi. Quindi scrive queste frasi staccate, a volte che sembrano proprio, capite, i detti di un oracolo. Non è l'unico nella storia della filosofia a scegliere la forma aforistica nell'espressione, lo faranno per esempio Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, oppure Pascal nel 600 o altri i cosiddetti moralisti francesi e spagnoli del 600, lo farà soprattutto, è molto celebre, Nietzsche, il filosofo tedesco Nietzsche alla fine dell'Ottocento, quindi non è l'unico nella storia che ha scritto in aforismi e quindi la difficoltà di comprensione è già nel testo originale, perché sono aforismi, abbiamo visto. Per esempio, ve ne dico uno, certo è molto poetico, è molto affascinante, ma che cosa significa? C'è un aforisma che dice: il tempo è un fanciullo che gioca a dadi col mondo. Il tempo è un fanciullo che gioca a dadi col mondo. Nel corso del tempo tutto quello che succede forse è il frutto di lancio di dadi da parte di un fanciullo, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che forse tutto è casuale, ecco, tutto quello che avviene deriva come se derivasse da un lancio di dadi di un fanciullo che dà un risultato casuale, oppure vuol dire che il tempo in qualche modo sostanzia un eterno ritorno dell'uguale, perché in fondo i dadi lanciati tantissime volte, magari in un tempo infinito, danno infinite volte lo stesso risultato, quindi poi casualmente nel tempo, quando meno te l'aspetti, ritorna la stessa situazione che vi era in precedenza. Si possono ovviamente dare molte interpretazioni di un frammento come il tempo è un fanciullo che gioca a dadi col mondo. Capite cosa intendo dire? Magari è affascinante, ma sembra una parola poetica, non una parola razionale, filosofica, nel senso di dimostrativa, naturalmente. La questione dell'interpretazione del pensiero di Eraclito è aggravata dal fatto che questi aforismi non ci sono arrivati neppure tutti, come nel caso di ogni presofista, di ogni presofista, in realtà
ci sono stati tramandati soltanto alcuni di questi frammenti, come per ogni sofista l'opera è perduta e ci sono autori che citano solo alcuni frammenti. Abbiamo poco più di 100 frammenti in totale di quelli che dovevano essere quelli dell'opera originaria. È difficilissimo ricostruire, essendo aforismi staccati, appunto frasi staccate l'una dall'altra, è difficile ricostruire la posizione originaria nell'opera, nel Perifusios di Eraclito, nella sua opera. Nella sua opera ci sono ipotesi su quali fossero gli aforismi che si trovavano all'inizio dell'opera, quali alla fine, ma sono soltanto ipotesi. Tant'è vero che Hermann Diels, vi ricordate, il primo compilatore della famosa rassegna di tutti di tutti i frammenti di quelli che lui chiama presocratici, adottò un criterio filologicamente corretto, ma che non dice nulla sulla ricostruzione dell'opera. Cioè, pensate, lui inserisce nella sua opera, quella che poi sarà ripubblicata, no, aggiornata dal suo allievo Kranz, e quindi si chiamerà, lo sapete, ricordate le mie lezioni introduttive, DK, Diels Kranz, l'edizione Diels Kranz dei presocratici. I frammenti di Eraclito li trovate addirittura in ordine alfabetico in base alla fonte che ce li ha tramandati, che non significa niente in relazione alla posizione originaria dei frammenti nell'opera di Eraclito. Per esempio, i frammenti di Aristotele, i frammenti che ci ha tramandato Aristotele di Eraclito, si trovano verso l'inizio perché Aristotele, eccola A, no? I frammenti che ci ha tramandato Platone si trovano invece alla lettera P, cioè sono in ordine in base all'ordine alfabetico della fonte, dell'autore, dello scrittore successivo che ce li ha tramandati. Quindi è soltanto ovviamente una situazione di comodo. Ovviamente da un punto di vista didattico, per orientarci da tutti questi frammenti, noi possiamo, però attenzione, del tutto convenzionalmente, dividere questi frammenti in diversi gruppi per via del tema, dell'argomento, cioè possiamo fare una divisione tematica di questi frammenti. Noi iniziamo con un primo gruppo di frammenti che parla di questo argomento, poi passiamo ad un secondo gruppo di frammenti che parla di quell'argomento, però appunto con l'avvertenza preliminare che siamo stati noi convenzionalmente a mettere insieme quei frammenti perché ci sembra parlino dello stesso argomento. Questo però, ripeto, non significa affatto che nell'opera di Eraclito questi frammenti fossero davvero vicini gli uni agli altri. Ad ogni modo Eraclito decise di morire in una maniera particolare, ci dicono le fonti. Lui odiava tutti, non voleva vedere nessuno, non voleva neanche morire in pubblico, voleva morire da solo, in maniera isolata, quindi si sarebbe rifugiato sulle montagne e avrebbe iniziato a vivere come un animale in maniera del tutto isolata su una montagna, mangiando l'erba, mangiando le cose che trovava in natura, sarebbe così morto di fame e di sete. Insomma, va bene, non sappiamo se poi queste leggende, queste notizie sono vere oppure si tratta di leggende, però sono notizie che ci dicono come, anche se fossero false queste notizie, sono importanti perché ci fanno capire come il carattere, le caratteristiche dell'autore venivano viste dai suoi contemporanei o da quelli che sono venuti dopo di lui. Allora, noi abbiamo, cosa dice Eraclito? Abbiamo un primo gruppo di frammenti dell'opera di Eraclito, di aforismi, che riguardano il tema dell'ignoranza umana. Ne ho visto, Eraclito pensa che solo pochi sapienti possano arrivare alla verità e la maggior parte degli esseri mortali sono ignoranti, brancano nel buio, pensano di conoscere la verità e in realtà non la conoscono, si ingannano facilmente, si fanno traviare dalle storie che vengono loro raccontate e che loro recepiscono passivamente. Quindi un atto d'accusa nei confronti dell'ignoranza della maggior parte degli esseri umani. Lui se la prende con i suoi concittadini, gli Efesi, perché hanno esiliato Ermodoro, vi ricordate il suo amico,
E un frammento dice: bene farebbero gli Efesi ad impiccarsi tutti, quelli che sono nell'età adulta, e a consegnare la città ai fanciulli imberbi, loro che hanno esiliato Ermodoro, il più capace di tutti loro, con queste parole: tra noi nessuno sia eccellente per capacità, ma se vi è, vada altrove in mezzo agli altri. No, non solo gli Efesi sono responsabili, colpevoli di aver esiliato, di aver cacciato Ermodoro, ma per quale motivazione l'hanno fatto? Perché pensavano che Ermodoro fosse più capace, il più capace di tutti loro, fosse il migliore, e quindi loro erano invidiosi, i cittadini di Efeso, e gli hanno detto: vattene, vattene in mezzo agli altri, vattene in esilio. Per quale motivo? Semplicemente perché a loro dava fastidio che lui fosse eccellente. Tra noi nessuno deve eccellere. Quindi capite la critica di una massa di persone che invidiano, che odiano qualcuno se è eccellente, se è superiore, se è più intelligente di loro. Quindi una massa amorfa e conformista che appunto è invidiosa, non può accettare il fatto che uno sia migliore. Da qui voi capite ovviamente naturalmente magari Ermodoro è stato esiliato per altri motivi, per dissidi politici, però secondo Eraclito in realtà Ermodoro sarebbe stato esiliato perché era il migliore, perché era il più eccellente e perché gli altri cittadini di Efeso hanno detto: noi non vogliamo nessuno che sia eccellente. E quindi, da qui viene ovviamente la visione, ma più che aristocratica, proprio la visione ancor più che aristocratica di Eraclito nei confronti dell'umanità. La visione è proprio una visione che porta avanti un disprezzo nei confronti della maggior parte dell'umanità, una visione elitaria, fortissimamente elitaria, che condanna quasi tutti gli esseri umani in quanto ignoranti. Un altro frammento dice: legge è anche obbedire alla volontà di uno solo. Legge è anche obbedire alla volontà di uno solo. Un altro frammento dice: uno per me vale 10.000 se è il migliore. Uno per me è 10.000 se è il migliore. Insomma, è piuttosto chiaro. Uno ha diritto di eccellere e anche di comandare come un monarca assoluto sugli altri perché è il migliore. Quindi il rifiuto dell'egualitarismo, il rifiuto della democrazia. L'etica di Eraclito è ancora l'etica dell'aristocrazia guerriera, l'etica dell'aristocrazia guerriera, un'etica aristocratica della guerra, della gloria, della conquista della gloria e così via. Dice Eraclito in un altro frammento: rispetto a tutte le altre, una sola cosa preferiscono i migliori, la gloria eterna rispetto alle cose caduche. I più invece pensano solo ad ingozzarsi come delle bestie. La maggior parte degli uomini sono condannati, pensano solo a soddisfare i propri sensi, a ingozzarsi, pensano solo al piacere, all'utile immediato. Invece i migliori, lui usa proprio il termine migliori, i migliori pensano alla gloria eterna. La maggior parte delle persone sono stupide, sono ignoranti, anche perché danno ascolto alle leggende popolari, danno retta agli aedi popolari, ai cantori, e si valgono della folla come maestra. Ciò che raccontano i cantori, ciò che dice la folla, la maggioranza, d'accordo? La gente pensa, assume queste idee, senza sapere che i molti non valgono nulla e solo pochi sono buoni. Quindi la gente è ignorante, ascolta quelli che inventano
inventano senza sapere niente, come i cantori, oppure le opinioni della folla, no? Noi oggi forse diremmo Eraclito è contro il conformismo, è contro la massificazione, no? È contro, non so, contro determinati mass media che spacciano notizie, notizie o modi di pensare o valori che sono estremamente discutibili, che sono estremamente discutibili. Allora, Eraclito poi usa una metafora molto significativa, cioè i mortali ignoranti, gli uomini ignoranti sono dormienti, sono come i dormienti, d'accordo? Perché vedono, credono a cose che in realtà non esistono, come coloro che dormono come noi quando dormiamo pensiamo che siano vere le cose che vediamo in sogno, ci inganniamo, cioè gli uomini vanno in giro, pensano che determinate cose siano vere, ma si ingannano, capite, come se stessero dormendo, prendono i sogni per realtà e quindi non bisogna agire, dice Eraclito, è parlare come se si stesse dormendo, d'accordo? Come se si stesse, come se si stesse dormendo. E quindi ehm, oppure identifica gli ignoranti come dei sordi, d'accordo? Assomigliano a sordi coloro che, anche dopo aver ascoltato, non comprendono. Si può dire di loro presenti sono presenti fisicamente, ma in realtà sono assenti mentalmente perché non comprendono, come dei sordi che non sentono, d'accordo? La maggior parte degli uomini non intendono le cose vere, quanti in essi si imbattono e neppure apprendendole le conoscono, pur se ad essi sembra. Gli uomini sono ignoranti, credono di conoscere, ma non conoscono. E vedete, non conoscono, attenzione, non solo perché nessuno ha insegnato loro le cose, perché lui dice che anche quando si imbattono nelle cose vere, oppure anche quando le apprendono, neppure apprendendole le conosco, quindi non sono solo ignoranti perché nessuno ha insegnato loro la verità. Eraclito dice anche quando apprendono la verità, anche quando gliela insegna, anche quando la vedono, anche quando la ascoltano, non la capiscono, capite? Quindi non sono soltanto ignoranti, sono stupidi, non riescono a comprendere la verità anche quando viene loro insegnata. Quindi, e quindi invece per coloro che sono desti, d'accordo, quelli che capiscono, quelli che sono desti, non sono dormienti, quelli capiscono che unico e comune è il mondo. Questo fa riferimento appunto alla dottrina di Eraclito, unico e comune è il mondo per coloro che sono desti. Coloro che sono desti capiscono la verità come vedremo è riconoscere che tutto è uno e quindi, qual è il punto? Il punto è, attenzione, che Pitagora, scusate, che Eraclito, come vi ho detto prima, non si scaglia soltanto con il volgo ignorante, nel senso con il volgo che non ha studiato. Lui, come adesso vedremo, se la prende anche con i cosiddetti sapienti, anche quelli che hanno fama di sapienza, personaggi famosi che lui cita e lui critica, non sono in grado di comprendere le cose. Non sono malgrado conoscano molte cose, anche loro sono ignoranti. C'è un frammento fondamentale di Eraclito che dice: sapere molte cose non insegna ad avere intelligenza, l'avrebbe altrimenti insegnato ad Esiodo, a Pitagora, a Senofane oppure ad Ecateo. E lui cita famosi personaggi sapienti. Esiodo, quindi per lui sono tutti ignoranti, anche quelli, anche i più importanti filosofi, storici, poeti, lui li considera ignoranti. Esiodo, Pitagora
Xenofane e Cateo. Capite? Questi non capiscono niente secondo Eraclito. Esiodo, il grande poeta epico successivo ad Omero, Pitagora, il filosofo matematico di cui abbiamo parlato, Xenofane, che era un poeta filosofo, e Cateo, che era uno storico. Attenzione, sapere molte cose non insegna ad avere intelligenza. Tu puoi sapere molte cose, ma non sei intelligente. Fate attenzione. Sapere molte cose non insegna ad avere intelligenza, l'avrebbe altrimenti insegnato ad Esiodo, a Pitagora e poi a Xenofane e Cateo, che evidentemente per, per Eraclito non hanno intelligenza. D'accordo? Che significa questo? Questo è molto importante. Cioè, Eraclito distingue il sapere molte cose, la cultura, l'erudizione, dall'essere intelligenti, dall'intelligenza. Cioè, l'intelligenza è il capire come vanno le cose del mondo. Cioè tu puoi anche aver studiato tantissimo, ok? Avere una cultura, un'erudizione, cioè sapere molte cose, essere un'enciclopedia ambulante, magari sai perfettamente come funziona il moto dei pianeti, conosci tutti i teoremi di geometria, conosci a memoria tutti i poemi di Omero, eccetera, ma questo non significa affatto che tu capisca come vanno le cose, che tu abbia intelligenza, d'accordo? C'è la cultura, quella che noi chiameremo il sapere molte cose, l'erudizione, non è assolutamente una garanzia del fatto che tu possa essere intelligente. Tu puoi essere colto, puoi avere molte conoscenze, ma saranno sempre delle conoscenze settoriali, delle conoscenze settoriali, le conoscenze di un erudito che non ti dicono qual è la vera filosofia. Questo è estremamente importante perché voi sapete che prima di Eraclito, ma anche dopo di lui, il sapere molte cose era identificato con la filosofia, ok? Cioè la filosofia significava essere colti, sapere molte cose, avere una grande conoscenza in svariate materie. Con Eraclito, secondo Eraclito, non è così. Tu puoi essere e lui usa proprio questa parola, tu puoi avere una poliumatia, cioè una conoscenza di molte cose, una polimatia, ma non avere intelligenza, d'accordo? Cioè lui se la prende con chi ha una poliumatia, cioè che conosce molte cose, no? In greco poli significa molto e ovviamente matia viene da mathesis che vuol dire che vuol dire conoscenza, no? Ciò che ho imparato, cultura. Quindi tu puoi avere un grande sapere, poliumatia, d'accordo? Cioè essere un poliumates, questo è l'aggettivo corrispondente. Tu puoi essere un poliumates. Poliumates, uno che ha una poliumatia. Poliumatia si può dire anche poliumatheia, ok? Però poliumatia è meglio. Cioè uno che conosce molte materie, no? Matesis, essere un poliumates, matesis, materia, il sapere, ciò che si ha imparato, perché il verbo corrispondente manzano significa imparo. Abbiamo già parlato del verbo mantano e del sostantivo corrispondente matesis a proposito dei pitagorici. Tu puoi essere uno che sa molte cose, un erudito, un topo di biblioteca, uno che conosce una biblioteca a memoria,
però ti sfugge, che hai capito? Ti sfugge qual è la legge che regola l'universo, ti sfugge la cosa fondamentale. Questo è molto importante, quindi attenzione, per Pitagora la filosofia non significa sapere tutto, la cultura. La filosofia è un sapere specifico, ok? La filosofia diventa una materia precisa. Certo che sa le cose in maniera universale e non settoriale, però pur sempre la filosofia è un sapere preciso, un sapere specifico che è diverso da altre materie. La filosofia è una materia, altre materie sono la cultura in generale. Quindi tu puoi conoscere tutto, tantissime cose, ma anche di filosofia, non capire qual è la verità, non arrivare ad avere intelligenza, non arrivare a capire come vanno le cose, come funzionano le cose. Questo è particolarmente importante, capite? Quest'idea, questa critica della poliumatia, di quella che poliumatia letteralmente in latino può essere tradotto multiscienza, d'accordo? È proprio identico etimologicamente, poliumates, molte materie, molte conoscenze, in latino multiscienza, no? In italiano, in base ad una traduzione, diciamo, ad un, ad un equivalente latino. Puoi conoscere molte cose, ma non capisci, non hai l'intelligenza, non capisci l'unica cosa, la dottrina fondamentale, non capisci come funziona veramente la realtà. Sai molte cose, conosci una biblioteca a memoria, sei un erudito, hai tante conoscenze parziali, settoriali che messe insieme però non ti danno la comprensione di come le cose vanno, di come funziona la realtà, di qual è la legge generale del cosmo. Quindi è molto importante, la polemica contro gli ignoranti in Eraclito non riguarda soltanto appunto il popolo che non ha studiato, il popolo che non ha studiato, riguarda anche i cosiddetti sapienti che secondo, ovviamente, secondo Eraclito, sono sapienti, sono nel senso di avere un'erudizione, di avere delle conoscenze che però non ti portano a comprendere la legge fondamentale ehm, e quindi vedremo poi in seguito, no, che questa verità che la maggior parte degli uomini non comprendono minimamente, lo vedremo in seguito nella prossima lezione. Eraclito lo chiama logos, d'accordo? Questa verità, questa legge generale dell'universo. C'è un altro frammento che chiarisce anche meglio la dottrina di Eraclito sull'ignoranza umana. Eraclito dice ehm, di questo logos che è sempre, di questo logos, di questa verità, di questa legge fondamentale del cosmo che tu devi capire con l'intelligenza, non ti basta avere la cultura, l'erudizione. Di questo logos che è sempre, gli uomini non hanno intelligenza, sia prima di averlo ascoltato, sia subito dopo averlo ascoltato. Capite? Come vi ho detto prima, non hanno intelligenza del logos, non perché siano ignoranti, cioè perché sfortunatamente non hanno avuto nessuno che gliel'ha comunicato questo logos, perché non hanno intelligenza sia prima di averlo ascoltato sia subito dopo averlo ascoltato, cioè anche se tu provi a insegnarglielo, a dire, a comunicare la verità, gli uomini non capiscono lo stesso, d'accordo? Benché infatti tutte le cose accadano secondo questo logos, essi, gli uomini ignoranti, assomigliano a persone inesperte, pur provandosi in parole e in opere tali quali sono quelle che io spiego, distinguendo secondo natura ciascuna cosa e dicendo com'è.
d'accordo? Anche se loro provi, cerchi di provare loro come sono davvero le cose, distinguendole, non lo capiscono. Agli altri uomini rimane celato ciò che fanno da svegli, allo stesso modo che non sono coscienti di ciò che fanno dormendo. Quindi ancora la metafora dei dormienti, d'accordo? Ancora la metafora dei dormienti. Attenzione, i sapienti che vengono accusati di non conoscere il Logos non sono solo quelli che vi ho citato, c'è un altro frammento in cui lui se la prende con Omero. Pensate, persino Omero viene tacciato di ignoranza, ma Omero era il faro di sapienza per i greci. Omero era il poeta sul quale anche i bambini in Grecia imparavano a scrivere, a leggere. Omero, dice Eraclito, Omero è degno di essere scacciato dagli agoni, gli agoni dove si tenevano le gare di poesia. Omero è degno di essere scacciato dagli agoni e di essere frustato. Ed ugualmente allo stesso modo Archiloco è un altro poeta, quindi vedete come è duro, sprezzante Eraclito. Se la prende pure con Esiodo, di nuovo, no? L'ha nominato già una volta, maestro dei più è Esiodo, e credono infatti che questi conoscesse moltissime cose e lui che non sapeva neppure cosa fossero il giorno e la notte. Sono infatti un'unica cosa, questo vedremo parlando della dottrina di Eraclito. Per lui la verità è che giorno e notte, o con tutti i contrari, in realtà coincidono, sono l'unica cosa. Invece ovviamente Esiodo aveva il torto di aver pensato che il giorno e la notte fossero due cose separate tra di loro. Se la prende con Pitagora di nuovo più volte. Pitagora ha fama di maestro di sapienza, eppure sbaglia. Pitagora, dice Eraclito, è l'iniziatore della schiera di coloro che ingannano con le loro chiacchiere. Pitagora viene citato più volte, cioè Eraclito sembra prendersela con Pitagora più che con gli altri sapienti. Molti studiosi dicono evidentemente se la prende maggiormente con Pitagora, se la prende particolarmente con Pitagora, Eraclito perché? Perché Pitagora era molto noto, era molto conosciuto. Secondo me invece il motivo è un altro. Eraclito se la prende particolarmente con Pitagora perché Pitagora, tra tutti i sapienti che Eraclito critica, è quello che è arrivato più vicino alla verità, alla dottrina di Eraclito. Per questo Eraclito è particolarmente rabbioso con lui, perché altri erano comunque fuori strada dall'inizio. Invece Pitagora, come vedremo parlando della filosofia di Eraclito, io ve lo dimostrerò, Pitagora era arrivato quasi alla verità, cioè Pitagora, la dottrina di Pitagora somiglia molto alla dottrina di Eraclito, soltanto che alla fine sbaglia dal punto di vista di Eraclito. Pitagora devia dal corso giusto, e quindi Eraclito è particolarmente duro con Pitagora perché Pitagora secondo lui aveva tutte le carte in regola per arrivarci alla verità, c'era quasi arrivato, forse l'aveva intuita, ma non riesce poi alla fine a esprimersi in maniera netta su questo. Lo vedremo. E quindi l'uomo stupido ama stupirsi di ogni discorso, dice un altro frammento di Eraclito. Assomigliano a sordi coloro che, anche dopo aver ascoltato, non comprendono. D'accordo? E questo magari l'abbiamo già detto, Quindi un'ultima cosa prima di terminare questa lezione. Questo gruppo di frammenti sul primo tema filosofico di cui abbiamo parlato per Eraclito, l'ignoranza umana, la condanna dell'ignoranza umana, fa vedere che non è vero affatto che i presofisti, o come altri li chiamano i presocratici, o comunque prima di Socrate questi filosofi parlano solo di fusis. Non è vero che parlino solo di fusis, di natura nel senso meccanico del termine. Vedete che ci sono altri temi, già in Eraclito si affaccia un altro tema,
Eraclito qui parla dell'uomo, dell'essere umano, quindi parla di antropologia, non parla solo di fusis, di filosofia della natura, di come è nato l'universo, di come si muovono i pianeti, di come è costituita la materia, di qual è l'arché delle cose. Avete visto? Parla dell'essere umano, cioè non parla solo di filosofia della natura, qui parla, Eraclito parla di antropologia, parla della natura umana, non solo, ma ve ne siete accorti, parla di gnoseologia, si pone il problema della conoscenza, di come gli uomini conoscono, ma anche di come non conoscono, si ingannano. Quindi vedete che sono temi comunque diversi rispetto alla filosofia della natura. Eraclito, come altri presofisti o presocratici, non parla solo di filosofia della natura, non è vero, e questa è appunto una dimostrazione, ma vedremo che anche Parmenide e altri hanno anche altri argomenti. In questo caso l'uomo, l'essere umano, considerato da Eraclito qualcosa di particolare rispetto al resto della natura, l'uomo come soggetto che pensa, che conosce, che comprende oppure che sbaglia il pensiero umano, la conoscenza umana. Eraclito non metterà in discussione che in realtà l'uomo è fatto della stessa materia di cui sono fatti tutti gli enti naturali e appartiene a pieno titolo a una natura complessiva come gli altri esseri, certamente, però come vedete tematizza anche il tema della natura umana, della conoscenza umana, in questo modo considerando l'essere umano separato dalla natura, non considerando l'essere umano separato ontologicamente dalla natura, ma considerando l'essere umano separato gnoseologicamente dalla natura, cioè comunque visto da un altro punto di vista rispetto a come si possono vedere gli altri enti naturali. E quindi abbiamo già un abbozzo di teoria gnoseologica che sarà spiegata meglio, chiarita meglio e portata alle estreme conseguenze da Parmenide, cioè Eraclito distingue una conoscenza sensibile che è sbagliata quando tu pensi di conoscere le cose attraverso la vista, il tatto, l'udito, i cinque sensi. La maggior parte delle persone si accontentano della conoscenza sensibile e quindi sbagliano, e invece magari c'è un altro tipo di conoscenza diversa e superiore rispetto alla conoscenza sensibile, che è la conoscenza intellettiva, d'accordo? Intellettiva. Se tu invece rifletti con la logica, conosci con l'intelletto, comprendi che le cose stanno in maniera diversa rispetto a quello che sembra. Lo vedremo meglio parlando della dottrina di Eraclito. Cosa sembra? Che il giorno e la notte, il buio e la luce siano la stessa cosa o che siano cose diverse? Ai sensi, alla conoscenza sensibile sembra che siano cose diverse, distinte, esistenti autonomamente e separatamente l'una dall'altra. E qui si sbaglia. Se tu invece vai oltre la conoscenza sensibile e inizi a riflettere, a considerare cos'è quella coppia di contrari, luce, buio o giorno, notte, da un punto di vista dell'intelletto, da un punto di vista del nous, dell'intelligenza, del pensiero, dell'intelletto, allora capisci che la verità non è quella che si presenta ai sensi, ma è quella dell'intelletto che riesce a capire che le cose sono diverse rispetto a quelle che appaiono ai sensi, ovvero che la verità è che giorno e notte, buio e luce sono la stessa identica cosa, anche se ai sensi non sembra. Con l'intelletto invece si comprende. Quindi vedete la distinzione, anche se questo avviene ancora in forma oracolare, in forma non chiara, certo questo discorso qui Eraclito non lo fa, però per esempio Parmenide lo farà in maniera molto più precisa, distinguendo appunto una conoscenza sensibile e una conoscenza intellettiva e dicendo che la conoscenza sensibile porta all'illusione, all'errore, e la conoscenza intellettiva, non l'esperienza, non la vista, ma il ragionamento, la logica, l'intelletto porta alla verità. Quindi vedete che questa è una vera e propria teoria gnoseologica, che ripeto sarà ripresa e approfondita da Parmenide, che era pienamente d'accordo. Quindi questo è uno dei tanti casi in cui la filosofia di Eraclito e la filosofia di Parmenide
dicono la stessa cosa, sono estremamente simili. Questa distinzione tra conoscenza sensibile e conoscenza intellettiva arriverà fino a Platone, d'accordo? E anche Platone distinguerà i due tipi di conoscenza e dirà che la conoscenza intellettiva è l'unica che può davvero portarci alla verità, mentre la conoscenza sensibile, doxa, opinione fallace, illusione, è invece la conoscenza delle persone che non sono filosofi, delle persone che si accontentano appunto delle opinioni del volgo, l'opinione del volgo ignorante, ma anche abbiamo visto i tanti sapienti che sbagliano, dipende dal fatto, è erronea perché? Perché loro si accontentano di ciò che i sensi indicano loro, senza capire che invece ci vuole una riflessione da parte dell'intelletto. Quindi vedete, si tratta di osservazioni di tipo antropologico e gnosiologico sulla natura umana e sulla conoscenza umana, non è soltanto filosofia della natura. Bene, parleremo ovviamente degli altri temi della filosofia di Eraclito, in particolare proprio della dottrina centrale di Eraclito, cos'è questo logos, cos'è questa verità, nelle prossime lezioni. Spero che Eraclito vi interessi, continuate a seguirmi, arrivederci.